Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi parleremo di salute e benessere legata al motociclista insieme al dottor Alessandro Cuzzupè. Ma prima, sigla! Eccoci qua amici, in compagnia del dottor Alessandro Cuzzupè, fisioterapista, osteopata, maestro di sci, istruttore di judo. Ma Alessandro, dimmi tu quali sono le qualifiche, perché sono talmente tante che io non riesco. Tengo a precisare che non sono fisioterapista, ma sono laureato in scienze motorie Ok? presso il SWISM di Torino, osteopata presso l'Accademia Asomi di Torino, laureato presso lo Swansea del Galles in osteopatia con un bachelor A e ultimo diploma preso MCB presso la sede di Milano. Ok, quindi come potete ben vedere è una persona più che qualificata per l'argomento di oggi. Oggi quello che vorrei chiederti, Alessandro, è quali possono essere le problematiche legate al motociclista, al corpo del motociclista durante il suo viaggio, il suo mototurismo. Quali sono queste problematiche? Allora, dal mio punto di vista ho tutti i pazienti che tratto, motociclisti che arrivano dalla moto da strada piuttosto che la moto da viaggio, piuttosto che la moto da enduro, da cross, riguardano due aspetti molto importanti. Uno è la parte della cervicale del collo data dalla velocità e dal casco, dal peso del casco, in secondo luogo tutta la parte delle braccia, dell'avambraccio, dei polsi e delle spalle, ma anche, devo dire la verità, tutta la parte delle gambe. Quindi in realtà abbiamo toccato tutto il corpo a 360 gradi. Per fare questo, per far sì che un motociclista possa stare bene, meglio, viaggiare meglio, non avere degli acciacchi dopo le 3-4 ore di viaggi che fate, perché siete evidentemente dei matti, fate 400-500 km al giorno, sicuramente c'è alla base la parte della mobilità, quello che tutti odiano ma in realtà si chiama stretching, che la possiamo chiamare mobilità articolare, che parte proprio dalla cervicale con 5 esercizi, magari penso che dopo li possiamo vedere un attimino, con una mobilità, riscaldamento dell'avambraccio, del braccio, delle spalle, per poi andare a finire anche con lo stretching finale delle gambe, perché comunque voi quando sedete in sele accogliete il serbatoio in mezzo alle gambe e anche loro hanno bisogno della loro parte. Quindi anche noi, come gli atleti, dobbiamo fare stretching prima e anche dopo un viaggio in moto? Decisamente sì, diciamo che lo stretching è la parte basale, perché poi eventualmente possiamo anche andare a parlare di preparazione atletica per un motociclista, che sia un professionista o non, una minima parte di preparazione atletica decisamente sarebbe molto importante, sì. Preparazione atletica addirittura? Preparazione atletica per quanto riguarda i vostri viaggi in moto. Direi che si può parlare oggi di preparazione atletica anche per i A motociclisti. che livello di preparazione atletica? Allora, decisamente l'impegno e lo stimolo non è quella di un professionista che si deve andare ad allenare 2-3 volte alla settimana per 2-3 ore al giorno. Possiamo parlare di stimoli. Uno stimolo può partire dai 5 minuti giornalieri di mobilità articolare piuttosto che l'ora di allenamento in sala pesi, piuttosto che nei mesi invernali dove la moto la utilizzate molto di meno. Okay. E quali sarebbero le parti del corpo, diciamo, che dovremmo, diciamo, impegnare sotto questo punto di vista? Allora, per quanto riguarda, vorrei parlare di mobilità articolare, quindi stretching per quanto riguarda la cervicale, ma sono 5 esercizi che durano veramente 50 secondi, 10 secondi l'uno, la mobilità articolare del polso, dell'avambraccio e della spalla e la mobilità delle gambe. Dopodiché in preparazione atletica intendo il rafforzamento e mettere su dei cavalli a livello fisico per portare delle bestie di questo genere. È un po' come tutti voi, so che siete amanti di cavalli all'interno della moto, perché così potete andare più forte, superare in sicurezza, eccetera, eccetera, noi dobbiamo metterli anche nel nostro corpo. E quali sono? Possiamo far vedere quali sono gli esercizi che dovremmo fare prima o dopo un viaggio in moto, dopo aver affrontato questi chilometri? Allora, vi propongo veramente una routine che dura 4 minuti. Sono 5 esercizi per la cervicale che vi faccio vedere, di stretching e mobilità della cervicale, come abbiamo detto prima per il casco,
un esercizio, 2 esercizi per quanto riguarda i polsi, quindi voi dove andate a cambiare, a frenare e ad appoggiarvi, e un esercizio fondamentale, 2 esercizi fondamentali per la parte delle gambe. Quindi parliamo di 7 esercizi, circa 3 minuti di lavoro. Sì. Ok, possiamo vedere? Faccio io da cavia? Fai tu da cavia, va bene Salvo? Ok. Allora, metti i piedi paralleli intanto. Paralleli, sì, ok. Mani dietro la nuca, con le dita incrociate. Quindi così? Così, dietro Okay, la nuca. dietro la nuca. Ok, vengo da dietro così ti faccio sentire lo stimolo. Chini il capo in avanti, ok? Stai lì per 10 secondi e senti allungare tutta questa zona qua. Sì, è vero. Questo per 10 secondi. Dopodiché tira su la testa, ok? Ok, giù le mani, mano sinistra sull'orecchio destro e vai a piegarti lateralmente. Ok. Questa è l'intensità. 10 secondi, cambio. Ok, quindi uguale. Mano destra sull'orecchio sinistro, su in piedi, bello eretto, ok? Ok. 10 secondi, dopodiché incroci di nuovo le dita dietro il capo, ruoti leggermente il capo a 45 gradi e vai a cercare il punto più fastidioso. 10 secondi, senti che si allunga tutta questa parte qua, cambio, la parte destra, vai giù, trovi il punto più fastidioso e altri 10 secondi. Questi sono veramente 5 esercizi base per dare mobilità alla cervicale e per riscaldare anche nella stessa maniera, prima di partire per il viaggio, la cervicale, il collo o i muscoli del trapezio, quindi quelli che sorreggono il casco fondamentalmente. Sì, effettivamente sentivo tirare dietro i muscoli, sentivo proprio quasi una scossa, ecco, come se sentivo qualcosa che si allungasse, esatto. Un ventre muscolare che si allunga. Esatto, ecco, questo è fondamentale prima di partire, ma è fondamentale dopo le vostre 4-5 ore di moto. Ho capito, ho capito. Okay. Questo per quanto riguarda il capo. Per quanto riguarda polsi, avambraccia, è molto semplice, prendo la punta delle dita, ok? Ruoto il palmo, distendo il braccio e bravissimo, sento semplicemente allungare tutto quello che è l'avambraccio, ok? Sto anche lì 10-15 secondi, se noterai fallo dall'altra parte, Salvo. Ok, da una parte sarai un po' più rigido, dall'altra parte un po' meno rigido. È vero, questa fa meno male. Voilà. È vero. Ok? Forse perché lavoro con la destra, forse per quel motivo? Molto probabilmente perché sei destroso, quindi tutte le cose pesanti le fai e di precisione le fai con la destra, quindi lei lavora fisicamente di più e quindi rimane più rigida. Ok. Porca miseria. Perfetto, questo è uno degli esercizi che ti volevo far vedere, ma l'altro esercizio è molto semplice, prendo la mano e gli vado a dare una rotazione esterna, quindi col pollice, così metti il pollice sul palmo, sul dorso della mano, vai a ruotare, ok, fine. Se senti una leva che va a crearsi sul polso, ok, 10 secondi da una parte e stessa cosa, quindi pollice sul dorso della mano e vado a girare verso l'esterno. Ok. Ok, perfetto. Ok, fine. Senti questa mobilità maggiore sui miei polsi, quindi quando voi andate a impugnare fisicamente, me le sento più, non più leggere, più, me le sento strane. te le senti strane, leggere secondo me è la parola che tutti possono capire, possono apprezzare di più. È vero, più leggere. Decisamente. E ha fatto soltanto pochi secondi. Abbiamo fatto 50 secondi per il capo, 20 secondi per i polsi. Siamo a 70 secondi. Io sfido chiunque che si voglia un pochettino bene, che non trova il tempo di fare 70 secondi di stretching. Ok. Un'altra cosa che io ho notato durante tante ore di guida, a un certo punto mi facevano male questa parte qua alle spalle, 1 e 2. Ok, il cosiddetto, il muscolo grosso si chiama trapezio. Il trapezio, ok. Allora, intanto possiamo parlare di postura su una moto. Come noi abbiamo una postura scorretta nel camminare, nella vita moderna, nello stare davanti a un computer, in base ai lavori che ognuno di noi fa, possiamo avere anche la postura scorretta in moto. Quindi
esagero, ma per far capire a tutti, se io mi accascio su me stesso, se io sono rigido perché ho paura della velocità o sto andando oltre a quello che sono le mie capacità, tutta questa parte qua dell'avambraccio, spalla e quindi trapezio si va a irrigidire. Quindi sicuramente tenere una postura il più naturale possibile. Quindi, Consiglio, secondo me, non abbiamo parlato, giuro, però consiglio sicuramente per i neofiti magari di andare a fare qualche corso dove ci possono andare a insegnare quello che è la postura più naturale possibile. ok, Dopodiché anche lì possiamo andare a parlare di mobilità, di stretching, ma nella stessa maniera anche di allenamento muscolare per questi muscoli specifici che si trova in palestra, cioè lo andiamo l'andiamo ad allenare fondamentalmente in palestra, nuotando, arrampicando, quello che volete, che vi piace più, ma allenare questi muscoli anche per andare in moto, soprattutto questi muscoli del trapezio. ok. E nel caso in cui mi fanno male, cosa devo fare? Allora, il muscolo del trapezio è un po' più difficile andare a Mm, riscaldarlo piuttosto che allenarlo prima di partire. Bisogna farlo a secco, quindi ok, in palestra. Comunque, eventualmente un piccolo elastico, ok, ok, che a oggi non abbiamo perché è uscita soltanto nel nostro discorso questo muscolo del trapezio, e vado a fare degli allungamenti attraverso un elastico che sta nelle vostre borse della moto o nello zainetto e quindi posso andare a riscaldare in primis e a strecciare in secondis quindi l'elastico che noi utilizziamo per... l'elastico che voi utilizzate per. Allora, questo qua. No, dai, Allora, questo qua, io, Alessandro, eccolo qua, io ho tutto. Quindi, vediamo se va bene questo elastico qui. Allora, un elastico qui, ah, questo. ok, vediamo se ci può questo, ragazzi. Fantastico, elastico, un semplice elastico, suppongo per portare i bagagli, per Sì, fermare i bagagli. sì, Impugno questo elastico, lo metto sopra la testa e vado a fare delle aperture, ok? ok, Vedete le mie mani? Da questa posizione apro, con le mani sopra il capo, sopra la ok. testa, e lo posso fare per una decina di volte. Poi cambio, posso prendere sempre questo elastico fra le mani, portarlo davanti a me e Ah, aprire 10 volte. È un riscaldamento. ok, Essendo e utilizzando un materiale elastico, ovviamente lavoro sia in una direzione che anche il ritorno nell'altra direzione. ok. Questo potrebbe essere molto molto utile per chi ha problemi di trapezio, spalle trapezio, deltoide trapezio. Perfetto, grazie mille Alessandro. Altri consigli prima di chiudere? No, l'unica cosa che non abbiamo parlato, ma prima Ah, nell'anteprima abbiamo detto, è andare ad allungare anche un pochettino le gambe. Siccome voi avete questi ah, serbatoi, quindi voi accogliete il serbatoio in mezzo alle gambe, senza ombra di dubbio andare ad allungare, a dare una mobilità articolare anche nella parte inferiore delle gambe, sicuramente porta beneficio. Porta beneficio anche qui, ripeto, faccio un esercizio che possa andare bene per tutti, sì, ok? perfetto. In modo tale che vedo una moto, cosa faccio? Mi appoggio Mhm. con il piede, col tallone sulla pedaliera, vado giù, finisco di parlare col mio socio di avventura, sto lì per 10 secondi e io ho fatto la mia mobilità articolare, Sì, cambio gamba, ok? Vado giù, come vedete allungo la gamba deve essere distesa, ammesso e concesso che sia magro, che abbia la pancia, ok? Mi vado in avanti col busto, vado ad allungare, ok? Allungo tutta questa parte qua e sicuramente mi porta beneficio. Prima abbiamo detto 70 secondi, aggiungiamo altri due esercizi da 10 secondi, totale 90 90. secondi. Un minuto e mezzo? Abbiamo fatto tutto, fine. Questi sono i miei consigli. Da lì in poi, ovviamente, c'è tutto quello che è una preparazione, ma la preparazione non dura 30 giorni. Ah, sono andato in palestra, mi sono allenato per andare in moto. No, la preparazione va programmata, va studiata nei periodi in cui usate meno la moto, e da lì si fa e si cresce e si fa un programma. Ho capito. E se qualcuno volesse contattarti, Alessandro, per magari una seduta, per essere trattato, tra virgolette, da te, come deve fare? Allora, io sono di Torino, quindi mi potete trovare in Corso Dante 50M a Torino, presso la palestra Daimondo. Il sito è www.daimondojo.it. Perfetto. Io ringrazio Alessandro, il dottor Alessandro Cuzzupè, per questi preziosissimi suggerimenti, questi preziosissimi consigli che veramente nessuno ci pensa che, secondo me,
dovremmo fare tutti. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un like sul video, basta, è il pollicione che trovate qua sotto, like, pollicione verso l'alto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto in rosso, e come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa ben allacciato, luce accese anche di giorno e tanta prudenza. Ciao ragazzi e al prossimo video! Ciao ciao!